Oh Luca, ma il prossimo video su cosa lo facciamo? Che è un bel po' che non postiamo. Ragazzi, io forse ho trovato qualcosa. Io ho trovato una enduro che ti permette non solo di cambiare le geometrie, ma anche il funzionamento della sospensione posteriore. No, è impossibile. Impossibile, non si può fare. Dovresti cambiare proprio tutto il telaio per fare una roba del genere. Impossibile? Ah sì? Guardate qua. Ma che... Installando un eccentrico è possibile spostare il punto del fulcro ammortizzatore. In questo modo è possibile variare la distanza tra i punti di attacco all'ammortizzatore, ne consegue che è facilmente variabile interasse nonché la posizione stessa. Sostituendo un leveraggio con un giunto regolare è possibile correggere le variazioni di angolo in modo da perseverare la geometria del mezzo. In tale maniera è possibile non solo montare ammortizzatori di interassi diversi, ma anche cambiare tutta la curva di leveraggio a progressività, nonché rendere la bicicletta anche regressiva. In questo modo io e soltanto io sono riuscito a ottenere la sospensione definitiva con cui è possibile adattarsi ad ogni ammortizzatore e ad ogni utilizzo per dare vita all'enduro per eccellenza. Si può fare! Allora, se non l'avete capito dall'introduzione, questa DH Sign Enormeus è davvero una bici mostruosa. Prima però di addentrarci in questo video e scoprire la DH Sign Enormeus, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e seguirci sui social, trovate tutti i link in descrizione. Le dimensioni contano, però c'è veramente tanto da dire su questa DH Sign Enormeus, quindi mettetevi comodi. Andando sul versante delle geometrie, questa DH Sign è in taglia S, o per meglio dire U2. Quindi, dicendo rapidamente i numeri, abbiamo reach 480 mm, stack 650 mm, angolo sterzo 64 gradi, BB drop 20 mm, tubo sterzo 145 mm, angolo sella circa 78 gradi, top tube 600 mm, carro nella configurazione attuale ben 472 mm, l'interasse è di soli, si fa per dire, 1285 mm, il tubo sella dichiarato misura 350 mm, in questa in prova però è un filo più lungo, infatti misura 470 mm. Per dare un'idea, una enduro moderna in taglia L ha un reach di circa 480 mm. A questo punto vi starete chiedendo qualcosa come: perché fare una bici così lunga? Per rispondere a questa domanda bisogna capire quello che i riders richiedono. In bici votate alla competizione, all'enduro, al downhill, si richiede centralità e stabilità, e un fattore di cui bisogna tener conto per ottenere queste due cose è la wheelbase. E per fare questo possiamo seguire ben 3 strade diverse. La prima strada che possiamo scegliere di seguire è di allungare il triangolo principale, quindi di conseguenza aumentare il reach. Un'altra strada che possiamo scegliere di seguire è di allungare il retrotreno e quindi ottenere foderi più lunghi. L'ultima strada che possiamo seguire invece è di aprire l'angolo sterzo. Aumentando il reach, sì, si ottiene una bici più lunga e più stabile, però darà quella sensazione di essere sdraiati sia in discesa che in pedalata. Invece, aumentando il carro, si ottiene sempre lo stesso effetto, un po' di stabilità, però quando si vuole fare un po' di airtime, curve strette, allora lì sì che si fa fatica. Anche aprire eccessivamente l'angolo sterzo può risultare dannoso, perché sì, è comodo avere la ruota un po' più lontana, la bici un po' più sdraiata nei ripidi, però quando bisogna invece fare curve dove non c'è un appoggio, bisogna caricare eccessivamente l'anteriore. Senza dilungarci troppo, l'idea di Giacomo, ovvero il creatore di DH Sign, è stata: allunghiamo tutto ma senza toccare gli angoli. In questo modo otteniamo un interasse maggiore senza doverci né sbilanciare davanti oppure indietro, e allo stesso tempo, grazie allo stack maggiore, il top tube virtuale non risulta infinito, anzi corrisponde ad una taglia M. Se ci pensate bene, è la stessa teoria che ormai cercando di applicare da anni con biciclette oversize, attacchi manubrio ultra corti come tipo 10 mm, oppure anche il BMB, il Reverse Reach Stem. La DH Sign Enormeus vuole insegnarci che si può osare con le geometrie. Per quanto riguarda la roba da nerd, per questa bici lasciamo la parola, carta bianca, completamente a Giacomo. Play, ci siamo, sì. Ciao a tutti, sono Giacomo Gasparella, fondatore di DH Sign.
E questa qui è l'Enormeus, il nostro telaio, la nostra bici fatta in collaborazione con For Sport Bioengineering di Max Sacchi, ed è una bici particolare e sviluppata secondo dei criteri ben precisi. I criteri ben precisi è di avere una bici camaleontica, velocissima, stabile, con la possibilità di essere fatta anche su misura e con delle taglie particolari. Infatti viene prodotta in 3 taglie, la U2, la U4 e la U6, che coprono le misure di altezza dal 1,75 m a salire fino al 1,90 m come il sottoscritto che è 1,91 m. Le taglie corrispondono alla M, L ed XL. Altra caratteristica di questa bici da non sottovalutare è che è un 100% made in Italy, viene prodotta qua dentro con le nostre mani, tutta disegnata nei nostri uffici e assemblata appunto seguendo i criteri delle taglie, ed eventualmente se il cliente desidera delle taglie personalizzate noi siamo qui per poter esaudire i suoi desideri. Questo è il telaio, eccolo qui, interamente in alluminio, prodotto da 2 piastre tagliate al laser, piegate a freddo, tubi anch'essi in alluminio e tubo sterzo da 1,5 pollici perfettamente cilindrico. Questo ci consente di installare qualunque tipo di forcella e perfino le calotte con l'angolo sterzo variabile. Le saldature vengono fatte da artigiani esperti e le 2 piastre ci consentono, una volta che il telaio viene realizzato, di avere la perfetta planarità e allineamento di tutti i meccanismi che poi vanno a comporre il cinematismo dell'ammortizzatore. Parliamo del carro, componente essenziale e strategico della bici. Come viene realizzato? In alluminio, da una piastra di alluminio da 10 mm, piegato a freddo e poi opla, rivestito in carbonio. Questo cosa ci consente? Ci consente di avere un equilibrio tra rigidità e flessibilità come da progetto. Sempre in ottica di facile manutenzione, il carro viene infulcrato in un perno in Ergal oversize che va a ruotare in un semplicissimo BB acquistabile in qualunque ferramenta o negozio specializzato di biciclette. Il carro spinge un particolare che ci siamo inventati noi internamente ed è questo link. Cosa di particolare? Una struttura fatta da 2 piastre di alluminio Ergal da 5 mm ad altissima resistenza che vengono accoppiate a una stampa 3D di un materiale diciamo particolare ad alta resistenza, però questo gli consente 2 cose: di poter modificare al volo molto facilmente riprogettando il pezzo, avere la massima versatilità e la massima leggerezza, molto ma molto più leggero di qualunque pezzo stampato o in carbonio o fresato in CNC. Parliamo di cinematica. La cinematica di questa bici è stata studiata per avere la massima versatilità. La base di progetto della bicicletta è stato studiato su un ammortizzatore 210-230 mm per una corsa di 65 mm. Questo per avere un'escursione alla ruota posteriore di 175 mm. Perché 2 taglie di ammortizzatori, 210 e 230 abbiamo detto? Perché ci siamo inventati il Torque Matrix, che è questo oggetto qui. È un eccentrico che va posizionato qui, lavora in coppia con il suo gemello dall'altra parte e ci consente di poter utilizzare in questa direzione gli ammortizzatori più lunghi da 230 e nell'altra posizione gli ammortizzatori più corti da 210. Abbiamo detto che sono da 65 mm, ma quella è la corsa che è stata studiata per avere la base del telaio. Con questo sistema abbinato al penis, che è quest'altro oggetto che viene interconnesso tra il forcellone e il link che vi abbiamo mostrato prima, ci consente di utilizzare ammortizzatori che vanno con una corsa da 50 fino a 75 mm di corsa. Questo ci consente di sviluppare un carro, anzi ci consente di sviluppare un'escursione da 150 mm a 205 mm di escursione. Il Torque Matrix non solo ci consente di installare le 2 varianti degli ammortizzatori 210 e 230. L'altro vantaggio del Torque Matrix è di poter variare
tra le posizioni ogni 13 gradi la progressività, linearità e regressività del carro posteriore. Questo permette di poter installare qualunque ammortizzatore disponibile nelle posizioni 210 e 230, aria, molla, che sia stato tarato per altri scopi, che sia un po' più gnucco o un po' più plush. Questo cosa significa nella guida? Un carro progressivo significa che sarà soffice nella prima parte del suo funzionamento e pian piano incrementerà la sua durezza verso la parte finale della corsa dell'ammortizzatore. Se lo rendiamo regressivo, invece lavora al contrario, perciò maggior sostegno iniziale e più facilità di utilizzo di tutta la corsa dell'ammortizzatore. Sul montaggio non perdiamo tempo perché è quello che vedete e soprattutto perché di questa bici si può acquistare solamente il telaio, però ci sono alcune chicche molto particolari come l'attacco manubrio, i pedali e il fix shocks di produzione di H-Sign. Parliamo ora di sensazioni e di come questa bici arrampica in salita. Un tubo sella verticale, un top tube non eccessivamente lungo e una bici molto alta da terreno restituiscono una posizione di pedalata molto comoda anche su fondi sconnessi. Dove le cose si fanno interessanti però è nella discesa, perché questa non è una classica bici, non è un enduro qualsiasi, non si vede spesso in giro, è una bici che chiede un po' di riadattamento alla guida. Sorprendentemente alle alte velocità i cambi di direzione rimangono repentini e invece quando si fanno curve strette a basse velocità che bisogna piegare tanto la bici oppure affidarsi al nose press, ma è una cosa da mettere in conto quando si hanno 472 mm di carro. Ma per ovviare a questo problema si può accorciare il carro di 25 mm guadagnando in agilità. Noi, per mancanza di tempo, non siamo riusciti a provarla in diversi setup. Una delle cose che mi ha lasciato con la mano in bocca di questa DH-Sign è la poca propensione all'airtime. Infatti il punto di contatto con la mano al movimento centrale è molto disteso e quindi di conseguenza io che sono molto piccolino, anzi 1,75 m, ho già le mie leve, le mie braccia già estese, quindi faccio fatica a tirarla su, soprattutto poi quando si ha un carro così lungo. Quello che invece mi è quasi strano è che è veramente facile tirare manual o impennate, purché si sia capaci di farlo. Sicuramente mi sarebbe piaciuto provare questa bici in tutti i diversi setup che offre, tuttavia siamo un po' limitati nel tempo e ci vorrebbe almeno un mese per scoprirli tutti. Per rispondere alla nostra domanda finale, per chi è questa bici, non c'è veramente una risposta univoca. Può essere quella bici perfetta per chi cerca qualcosa di estremamente adattabile alle proprie esigenze, oppure può essere quella bici invernale che necessita di poca manutenzione, insomma senza andare a finire sull'airtail. Insomma, quello che sto cercando di dirvi è che non è una bici solamente per fare gare, è qualcosa di diverso, è un nuovo approccio all'enduro. Tutto sommato è una bici che ha un prezzo comunque ragionevole, stiamo parlando di 2.500 euro solo per il telaio, con però due dotazioni di H e standard e un bel po' di ricambi originali. Ovviamente trovate tutto quanto sul sito della DH-Sign, potete benissimo contattare Giacomo che sarà super felice di rispondere alle vostre domande e dirvi tutto quello che c'è da sapere su questo bestione. Ci tengo però a precisare che questa bici non è la versione ufficiale, questo è un prototipo definitivo, per cui quella che vedrete nel sito sarà leggermente diversa, con dettagli più definiti e soprattutto è già in pre-order. Io vi ringrazio per essere giunti fino a qui, ringrazio anche Giacomo e DH-Sign per averci dato la possibilità di fare questo video. Vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale e di seguirci sui social.